vi posso assicurare, è tutta un'altra cosa. Se dovete fare, fateli bene, se no meglio non li fate. Mario, come si fa con le dita? È Ferragosto, il cogommero te lo devi mangiare, no, è tradizione, ma questo te lo mangi per ultimo. Prima di mangiare altro, che te puoi mangiare, ti devi vedere le ricette che ho fatto. Allora, senti un attimo, che ne pensi dei pomodori con riso? Buoni, pure freddi sono buoni, buoni, buoni. Oppure una bella lasagna, quella va bene, tutte le stagioni, un evergreen. Oppure il pollo con i peperoni, come quello che famo a Roma. Che te lo dica a fa'? E dopo ti mangerei pure il cocomero. Guardate queste ricette, così vengono un po' di idee. Gli ingredienti del pollo peperoni fatto bene, come si deve, ve li dico subito. Cosce e sovraccosce, costano pure di meno. Cipolle, aglio, pomodori da sugo, basilico, peperoni rossi e gialli e peperoncino fresco. Un po' di olio sul fondo di una bella pentola. Fate rosolare bene il pollo, è importante. Ci darei quell'aspetto che ci piace a noi, rosolatino. Lasciate un po' di tempo a rosolare bene. Ecco, questo già mi piace. Nel frattempo metti i 2 peperoni, o li mettiamo dentro al grill o sopra il fornello come faceva mamma, che li abbustolisce tutto intorno per lavare la pelle. Pomodori, deve essere un bel pomodoro da sugo. Fate una crocetta. L'acqua deve essere in piena ebollizione. Dopo 10 secondi di orologio li togliete, li mettete in acqua fredda, magari con un po' di ghiaccio. Il pomodoro si pela benissimo, guardate, spettacolare, così, bello. Quando è scottato, bene. Delle volte non si pela bene, lo sapete perché? Perché il pomodoro non è ancora maturo, quindi potete avere delle difficoltà. Tagliate in più parti, levate il picciolo e io uso tutto. Allora, per quelli che hanno problemi con i semi del pomodoro possono fare così, guardate, zac, e vi rimane solo questo. Levo il pollo, vedete? Guardate, ok, ci è voluto un po' di tempo, sì, vedete? Eccolo qua. Mo tutta quella roba là, dato che vedete che non c'è tanto grasso, che facciamo? Il vino che vi berrete per Ferragosto vado al massimo con la padella, perché è così che succede, si pulirà anche, si declassa tutto, guardate, vi faccio vedere, così ci avrete una padella pulitissima, che è? Ah. Se invece il pollo ha fatto tanto grasso, quel grassaccio brutto del pollo è cattivo, buttate tutto il grasso e andate a sfumare soltanto il fondo, facile, ok? Guardate che meraviglia, che è? Spettacolare. E pure questo, guardate, è fatto. E lo metto, sto fondino, qua dentro, guardate che bel fondino che ho fatto, guardate. Pulitina, con la carta assorbente, e mo si inizia di nuovo. Olio, uno spicchietto d'aglio, basilico, cipolla, tagliata sottile. Riaccendiamo di nuovo e facciamo un po' rosolare la cipolla con l'aglio e il basilico. Belli, così devono essere. Così la pelle si leva con un attimo. Busta di carta l'ho messa doppia, chiudete il pacchetto, così col vapore facilita così la spellatura del peperone, ok? Metto prima il pomodoro, un po' di sale, incominciamo a mettere il pollo, e il sughetto, leviamo sto basilico, uno, sti ramoscelli, che poi ci aggiungiamo il basilico fresco dopo. Il fuoco lo abbasso proprio, guardate, a 4. Se la potenza è fino a 9, voi lo mettete fino a 4. Lasciate, guardate così. Lo spiraglietto così non si fa troppo bollito. Trovate il giusto spazietto e fasci un po' di vapore. E lo fate cuocere per quanto? Almeno 30 minuti. Nel frattempo, spellate i peperoni. Ecco qui i peperoni spellati. Tagliamoli a strisce, così. Sono belle, non troppo sottili, Cosa importante, per non farli disfare dentro alla salsa, che fate? Li mettete a condire misti con un bel po' di basilico, un po' di sale, un bel po' d'olio e, se vi ci piace, uno spicchietto d'aglio, che ci sta benissimo, ok? Pollo perfetto, guardate qua la ciccia. Pollo, guardate, un dolce, sto pomodoretto.
la salsa. Allora, normalmente questo piatto i peperoni vengono cotti col pollo, però vi posso dire una cosa, se ve lo mangiate è così, come dice la sorella, vi rifate proprio, vi rifate 999. Questo è il mio pollo con i peperoni, dovete provarlo. Viva il pollo con i peperoni, viva Roma. Perché poi la lasagna va mangiata durante l'estate. Ingredienti: ci vuole la carne, ci vuole il sedano, ci vuole la cipolla aromata, ci vogliono le carote, ci vuole un po' di burro chiarificato, il concentrato assolutamente, non passata né pomodoro, e poi chiodi di garofano. Per la besciamella, latte, farina e burro, parmigiano, e poi sicuramente c'è una bella pasta all'uovo. La pasta all'uovo fatta con la ricetta semplice, quella: un 100 grammi di farina e un uovo intero. Il ragù. Allora, la cosa base è quella che potete scegliere dal macellaio. Voglio quel pezzo di carne, quello, e me lo triti. Livello successivo: fettina di carne, di pezza, scamone, quindi parte meravigliosa perché che c'ha un mix di grasso, magro. Allora, la taglio così a coltello, vedete, faccio dei dadini, è una sorta di tartare. Se è troppo grande, date una battuta col coltello a renderla proprio una bella battuta. Padella antiaderente, burro chiarificato, così il punto di fumo è più alto col burro chiarificato. Fate rosolare la carne, la fate rosolare bene, sgranate bene la carne, mentre andate forte con il fuoco, con l'induzione, con quello che volete voi, fate questo lavoro sgranandola bene. La cosa migliore è sicuramente usare una padella come questa, bella ampia, che così la rosolatura avviene meglio, si forma anche meno liquido. E qua ci siamo. Prendo la carne, vedete come faccio con una paletta traforata, così rimane un po' di liquido sul fondo. Io declasso il fondo, mettete il vino buono, declasso bene, e questo sughetto lo metto qua dentro nella bowl, no sulla carne. Ecco qua. Usi il cutter, tu sei matto, ma così le sfibri tutte le verdure. E mo vedi che il trucco, state buoni, mo vedi che il trucco. Mi sento che commentate, vero? Ci metti un po' di burro, così, o di olio extravergine, o di strutto, o di quello che volete voi. L'importante è che sia un grasso. Chiudiamo, i gabbiani stanno impazzendo, così non si sfibra, sarà tutto quanto omogeneo, e la grandezza la decidete voi. A me sembra a posto, guardate, la grandezza è giusta. Metto le verdure abbondanti, anche le verdure del soffritto hanno la loro bella parte, insomma, quindi mettetele. Nel frattempo che rosolano le verdure, noi dobbiamo dargli quell'aroma e il colore al nostro ragù, quindi concentrato di pomodoro. E adesso sentirete una botta di profumo, di zucchero fantastico, un profumo eccezionale. Aggiungiamo la carne adesso. Unite questi due ingredienti, la carne con le verdure, c'è un profumo da sentirsi male. Poi, per qualcuno di voi, io lo so, 2 chiodi di garofano ci dovete mettere, anzi 4, guardate qua. 1, 2, 3 e 4, va bene? Zacchete. E questa gli dà un profumo e gli dà, sapete che cosa? La freschezza. Aggiungiamo sta robetta che è fantastica, che abbiamo declassato la nostra padella con la carne, giusto, no? Metteteci subito un pizzico di sale, così, vai, una bella grattata di pepe, eccola qua, e poi se avete un brodo vostro fatto da voi di carne, o di carne sarebbe meglio, o di verdure, lo aggiungete. Se non avete sotto mano un brodo, non vi fate vedere che comprate qua robetti dati, qui là, o la polveretta, no, meglio dell'acqua che quel brodo che sappiamo noi, ok? Aggiungete un pochettino, quindi 2 mestoli d'acqua, abbiamo leggermente coperto la superficie della carne. Abbasso il fuoco, metto a meno della metà, dimenticatelo, e lo lasciate cuocere per 4 ore. Ogni tanto andate là, vedete se non si attacca sul fondo, perché sennò, mamma mia, lavoro tutto perso, perché poi state bruciato. Gli date ogni tanto la gira e controllate. Per la besciamella, 40 grammi di burro chiarificato si può fare, oppure quello normale, qui non è importantissimo. Sciogliete il burro, quindi si fa una base di roux e mettete dentro 40 grammi di farina 00, pure 0, non c'è problema. Il roux, vedete come faccio? Io con la spatola in silicone, una cucchiarella di legno, fate questo lavoretto,
tostate un pochino in roux. Quando siamo così, vedete, che ho amalgamato bene, unito la farina con il burro e il colore è questo giallino così, giallo sabbia, giallo senape, è pronto. Fuori dal fuoco, io la faccio così. Qui ci va mezzo litro di latte, ne metto poco alla volta, latte freddo o temperatura ambiente. Per evitare che si facciano grumi, io cerco di amalgamare bene il latte, il primo latte, con il roux, con questa, diciamo, base di farina e burro, vedete? Rimetto sul fuoco. Mezzo litro a occhio faccio. Mescolate sempre, io giro sempre in un senso, o orario o antiorario. L'importante è che mantiene sempre quel senso. Ecco qua, bolle, basta. Allora, c'è una scuola di pensiero che è molto importante. Per far rendere più digeribile la farina andrebbe leggermente cotta per circa 20 minuti la besciamella. Come lo fate? Allora, mettete bassissimo il fuoco, un pezzetto di burro e strofinate la superficie della besciamella, così non si fa la crosticina, quella brutta che non ci piace. Siamo pronti per cuocere la pasta, un goccino d'olio dentro l'acqua della pasta, così non si attaccano le sfoglie. Via. Perfetto. Questa ci vorrà pochissimo a cuocerla. Così. Guardate che bella, è un velo, è stupenda sta pasta. È un attimo questa, si cuoce un attimo, talmente sottile. E poi calcolate che si deve cuocere, finite di cuocere anche dentro al forno. Ecco qua. Prendete un torcione pulito, lo bagnate un pochettino, così. E questo vi servirà per mettere sopra le sfoglie, in questa maniera. Eccole qua. Io così mi ricordo mia nonna che faceva questa maniera spettacolare, guarda. Guarda che lavoretto. Il ragù è pronto. Ta 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 ta. Assaggiamolo. È impalpabile la carne, talmente cotta perfetta che si squaglia in bocca. Siamo pronti. Si incomincia subito con la besciamella. Io faccio questa basetta con la besciamella, la base proprio iniziale. Foderate con la pasta la teglia, così. Tanto poi recupero tutto ragazzi. Così. Cominciamo a mettere il ragù. Deve essere un trionfo del ragù, Allora, quando si va di fretta nei ristoranti, quando se ne fanno proprio tante, si unisce il ragù alla besciamella. Io oggi voglio fare una cosa un po' più chic, diciamo, fa un po' a strati, ok? Se no potete fare pure mescolare nella stessa pentola la besciamella con il ragù. Parmigiano reggiano o grana padano, l'importante è che sia un bel 24 mesi, ok? Metto i pezzetti di pasta, i ritaglietti, vedete, di pasta, li recupero tutti, mamma mia. Ragù abbondante, besciamella. La besciamella qualcuno ha detto, ho sentito dei commenti, con la noce moscata. A me non mi piace. Parmigiano. Mi raccomando, togliete i chiodi dei microfono, io non ho tolti. Capiterà, qua ci sarà un fortunato. 2 riccioletti di burro, che fai? Ti fai mancare? Zacchete. Così fa una crosticina fatta bene. Allora, io direi 180 gradi classica, e fino a quando diventa bella come piace a noi. Sarebbe meglio fare con non ventilato, ma a 180 gradi sopra e sotto, così diventa bella dorata. Fra quanto se vediamo? 20 minuti, perché qua è tutto caldo, ci vuole un attimo. Guardate là dentro che sta succedendo. Bella, 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 bella. E guardate la morbidezza, guardate la morbidezza, così. Questa adesso non si può tagliare col coltello perché, guardate la morbidezza. Guarda Mario, mamma mia, c'hai voglia Mario? Guarda che piattino ti do il piattino della Saka, vedi il piattino della Saka che ci ha mandato dal Giappone? Guardate qua. Mamma mia ragazzi, guardate che morbidezza. Madonna ragazzi,
si scioglie in bocca, una cosa fantastica, aspetta, vai. Vi posso assicurare, è tutta un'altra cosa. Vi fate la pasta all'uovo da soli, vi fate la carne da soli, vi fate la bechamel da soli e farete un'opera d'arte. Una cosa semplice ma di una bontà assoluta, è proprio un piatto delle feste. Buona lasagna a tutti. Oggi li famo buoni, proprio che dici, ah, buoni. Ingredienti: origano secco, basilico, pecorino romano, riso, patate, cipolla, aglio, un po' di pangrattato, di quello buono, questo è proprio grossolano, tagliato grosso, e poi i pomodori, quelli giusti, e poi l'olio extravergine oliva. Coltello a sega, taglio il cappelletto del pomodoro, ok? Svuotiamo, quindi taglio, attenzione a non bucare il pomodoro, perché sennò uscì tutto quanto il liquido. Poi posso andare con un cucchiaio e levo via tutta la polpa e la metto dentro un contenitore dove andrò a frullare. Eccola qua, almeno 4 ne devo fare, almeno taglio sempre, vedete, così. Questi sono pomodori italiani, non è una vera e propria categoria, sembra quasi un insalataro, un costoluto, però bello maturo, vedete? Lo svuoto bene perché così ho più posto per riso, perché il pomodoro deve diventare il contenitore di questa ricetta. Vedete come sono belli svuotati? Guardate, rigirateli così scolano pure un pochettino, vai. Prendo un pezzetto di cipollotto, metà di aglio, guardate, così, un po' di sale, un po' di pepe. Qui avete due modi: o lo frullate oppure lo fate al passaverdure. Dato che il colore qui non mi interessa, perché con il frullatore che succede? Cambia un po' il colore, perché frullando si frullano anche i semi e prende un colore non rosso, lo prende un po' arancione, ma dato che dobbiamo metterlo dentro e deve soltanto il sapore non c'è problema. Se volete invece quel giorno e volete mantenere il colore della polpa di pomodoro, lo fate al passaverdure, così il colore rimane perfetto. Assaggiate sempre. Saporito, buono, gustoso. Ci andiamo a mettere subito un po' di basilico, così già gli diamo una bella aromatizzata. Vedete il colore? Così, anche perché dentro non erano promaturissimi, avete visto, erano un po' gialletti. Origano, adesso qui l'olio, ok, poi un po' di pecorino non ce lo metti, che fai, te privi? Pecorino romano, mamma mia, e questo com'è? Questo è già buono così, già questa qua è una ricetta. Metto il riso, che riso ci metti? Allora, c'è qualche mezzo pacco che ti è rimasto? Mettici qualsiasi cosa, lo devi comprare appositamente per fare riso, per fare pomodori a riso, mettici l'originario, è perfetto, costa poco ed è giusto, ha il chicco un po' tondo, è perfetto. Mi è rimasto un quarto di pacchetto di carnaroli, dato che poi tante volte lo lasciamo lì in credenza, utilizzatelo se ce l'avete. La quantità di riso come vi regolate? Allora, su 4 pomodori avrò messo 100 grammi di riso, avrò messo, ok, con la polpa di 4 pomodori grandi. Come mi regolo? Deve essere la giusta quantità, non deve essere troppo asciutto il riso perché c'ha bisogno di liquido per cuocerlo. Mo lasciatelo sta qui così che si insaporisce bene il riso prima di metterlo dentro i pomodori. Aspettate, quando si fanno i pomodori con riso ci stanno sempre le patate sotto. La patata di pomodori a riso a me piace in questa maniera, guardate, vi faccio vedere, che mi ricorda proprio tanto mamma, così, a mezzaluna, ok? O a mezzaluna o a fiammifero un po' cicciotto grosso. Un po' grosse perché ci vorranno circa 20 minuti per cuocere, perché sapete che il riso ci vogliono 20 minuti per cuocerlo. Olio abbastanza, so patate, quindi va messo un po' di sale, pepe, una bella macinata, andiamo con un po' di origano, mettete gli stessi aromi che stanno nel pomodoro, aglio, lo apriamo solamente a metà e lo mettiamo dentro, mettetecelo che profuma, tanto non ve lo mangiate questo. Mani, Fiorella insegna, dovete mischiare con le mani, è tutta un'altra musica. Un po' di pangrattato, ma non la sabbia, non la polveretta, mettete roba grossolana. Questi sono mischiati, un po' di taralli, un po' di roba che mi è avanzata, grattugio tutto, io metto dentro, caliamo le patate, belle, vai, così. Poi posizioniamo i pomodori, così. Cioè, ecco, questo era il mio pranzo al mare.
Io vedi questo qua già l'ho riempito troppo, dovete rimanere un po' sotto perché il riso che fa? Cresce, quindi quella là è la giusta misura, state un po' sotto, ok? Poi mettiamo cappellini, qua, sarà questo, yes. E adesso accendiamo la tortura, il forno con sto caldo, però approfittate, quando accendete il forno non fate solo pomodori con riso, fate una crostatina, fate qualcosa, così con una botta cucinate più cose, ok? Io vi consiglierei, dato che la carta alluminio ormai non si usa più, si usa pochissimo, di mettere un po' di carta forno, la bagnate, così non vi si brucia il pomodoro, poi a metà cottura la toglieremo e finiremo la cottura dopo 10 minuti, così, senza carta. Adesso 180, forno ventilato, metto dentro, metto il tempo, facciamo così, durata, ecco qua, io metto mezz'ora, mi metto il timer all'orologio, fra 10 minuti, anzi fra 15 minuti vengo a togliere la carta. Ragazzi, ci ho messo quasi un'oretta stavolta, ma guardate qua che meraviglia che è venuta. La crosticina sul pomodoro, se è bello colorito, ste patate, con sta panatura, sto profumo d'origano. Oh. Guardate il riso, guardate, vedete che è cresciuto? Qua, quando mangiate questo, dovete mangiare un pezzo di pomodoro e un po' di riso. Buoni veramente, saporito sto riso. Avete visto quello che ci ho messo? Ci dovete mettere la stessa roba. Si dovete fare, fateli bene, se no meglio non li fate.